Ciao amici, ben ritrovati. Oggi una vecchia conoscenza, il Pelican serie Edelstein Saphir. Una vecchia conoscenza perché l'ho già intervistato, potrei dire, l'ho già presentato un'altra volta, ma l'ho fatto insieme ad un altro inchiostro. È passato un po' di tempo, devo dire anche forse qualche anno, e siccome è uno di quegli inchiostri che continua a ricorrere nella mia collezione, oggi ve ne voglio parlare in maniera un po' più approfondita, con un test un pochettino più particolareggiato. Come sempre, per conoscere un pochettino il brand, la collezione e le caratteristiche diciamo che contraddistinguono questa gamma di inchiostri, vi invito a vedere il video dedicato per non ripetere ogni volta un po' le stesse cose che magari potrebbero stancare. Lo proviamo subito su una carta Rhodia, non prima di aver fatto che cosa? Una analisi sensoriale. Allora, sensoriale perché la prima analisi va fatta nel calamaio per osservare l'inchiostro, per cercare di capire tutti gli indizi che i nostri sensi, in questo caso la vista per esempio, possono cercare di carpire, ed è un inchiostro, come spero si possa rilevare dalle immagini che scorrono, un inchiostro con molte sfumature, con un blu elettrico, un violet molto vivace, ma scandito anche con delle pennellate di viola, ciclamino scuro, insomma moltissime sfumature che sono già presenti sia nel calamaio che nei riflessi dell'inchiostro ogni volta che lo andiamo ad osservare con la luce tagliente. Una tinta molto bella, ma anche una tinta che inganna un po'. Lo avrete senz'altro, me lo avrete sentito dire tante volte, un inchiostro che bisogna attendere per valutare visivamente, cioè l'analisi visiva, il riscontro cromatico ha bisogno di un po' di tempo, perché appena messo giù, lo vedrete, rivela una tinta, passato qualche minuto comincia a cambiare, trascorse 24-36 ore diventa veramente quello che poi resterà nel nostro documento, cioè un inchiostro un po' più leggero rispetto a quello che vediamo e un inchiostro molto elegante. Senza dubbio la nostra analisi sensoriale ci dice che ha un profumo appena accennato, un po' profumo, insomma un odore forse un po' appuntito, comunque insomma non invitante. Bello il calamaio, lo abbiamo detto altre volte, un'imboccatura abbastanza generosa, una capacità di pescaggio sì, adeguata, e soprattutto la possibilità di inclinarlo un pochettino dato il diametro dell'imbocco e quindi di caricarlo un po' con tutte le penne. Io me lo provo oggi su una bella Pelican M400 con un pennino un po' generoso, perché così riusciamo a vederlo bene e poi lo mettiamo a confronto con tutte le altre prove che ho realizzato. Vedete che bella tonalità, che bella, anche che bella saturazione troviamo non appena messo giù. Pelican Edelstein, ricco, vibrante, un inchiostro che si fa vedere subito, ma come forse potete notare è già un po' cambiato qui rispetto a qui. Qui dove si è asciugato appare già un pochettino più sbiadito, un pochettino più smorto, uso questo termine solo per capirci meglio. Una volta che la componente liquida si asciuga ed evapora, l'inchiostro comincia a cambiare un pochettino la sua tonalità. Se ve lo faccio vedere subito, anche se sono due carte diverse rispetto, eccolo qua, ad una volta asciutto, sembrano due inchiostri parenti ma non gemelli di sicuro, e se sulla stessa carta, dove ormai questo ha parecchio tempo, questa prova che ho fatto, perché ha più di 2 settimane, vado a tracciare un segno con l'inchiostro, con lo stesso inchiostro, guardate che differenza c'è, come è molto più scuro, sembrano due inchiostri diversi. Eppure se avremo il tempo di aspettare, voi lo avrete, aspettiamo qui 2 settimane, per carità già sono lungo abbastanza nei miei resoconti, ci mancherebbe, però potremo osservare che, fatta salva la differenza, cioè al netto della gradazione diversa, troveremo un inchiostro che si schiarisce moltissimo. Torniamo alla nostra prova però, perché mi interessa raccontarvi anche altre cose. La qualità è quella
solita degli inchiostri Edelstein. Sono inchiostri che costano un po', sì, perché si pongono un po' a metà strada fra gli inchiostri più economici e quelli molto più costosi. Non dimentichiamo che si possono spendere anche cifre considerevoli per portarsi a casa un inchiostro, e quindi con i loro 330-350 euro per un litro di inchiostro si pongono, come vi dicevo, a metà classifica. Questo è il pennino Italic Broad, però è un pennino che io ho un po' modificato, pennino che si può utilizzare, come forse vi ho già fatto vedere, anche per scrivere calligrafia, per essere utilizzato un po' come un pennino musicale, quindi molto rotondo ma con un tratto invertito rispetto al classico stab, per esempio, perché comunque il pennino, l'Italic Broad che mi fornisce Pelikan, vedete che l'ho molto limato in questa parte, il pennino che mi fornisce sì, è un po' spurio, una cosa non ben definita, molto, diciamo, interessante a chi ama i tratti broad, non peraltro si chiama Italic Broad, un po' meno per chi ama il tratto Italic. Comunque l'oggetto della nostra prova è l'inchiostro e come vedete ci sono ampie sfumature, soprattutto con un pennino come questo si riescono a mettere bene in evidenza ampie sfumature, ma oltre a questo c'è la scorrevolezza. È un inchiostro che resta molto scorrevole, un po' come un po' tutti gli inchiostri della serie Edelstein. È un inchiostro che dà qualche problematica, si incrosta, si crea delle ostruzioni, intasamenti? No, non mi è mai capitato. Sapete che sono uno che tiene comunque con cura le penne, le sciacqua quando le ripone. Assolutamente no. Passa da una parte all'altra? No, però se si riesce a vedere, e si riesce appena vale la pena, imbarca un pochettino il foglio. Vale a dire che la parte che chiamiamo, che noi imputiamo alla scorrevolezza, si paga un pochettino in termini proprio di componenti che vengono aggiunti all'inchiostro, che sono meno addensanti, quindi lo rendono più scorrevole, però la carta deve essere una carta in grado di assorbirlo e presto e bene, perché altrimenti tende ad imbarcarsi, nulla di grave, perché poi comunque si asciuga e ritorna più o meno nella sua fibra, nella sua elasticità, anche se comunque su carte un pochettino con grammatura minore resta una sorta di ondulazione che potrebbe anche un po' disturbare. Non ho mai riscontrato problemi di spiumaggio dell'inchiostro se non quelli attribuibili alla carta, quindi non certo in questo caso. Come si può notare, comunque si è già asciugato un po'. Andiamo a vedere invece il riscontro con altre gradazioni. Per esempio, questa è una penna, un pennino extra fine. Stringo un pochettino l'inquadratura che lo vediamo meglio. Ovviamente con una gradazione, con un pennino più sottile, il tratto è più sottile, ma il colore, anche la tinta, si alleggerisce, quindi appare più chiara senza dubbio, ma direi che è comunque centrato il nome che è stato dato, Zaffiro, perché ricorda da vicino questa tinta, anche se personalmente, pur trovandolo molto elegante, non mi sarebbe dispiaciuto un pochettino più di nero, ecco, un pochettino più scuro nel momento in cui il pigmento si fissa. Voi mi direte che sarebbe diventata un'altra tinta e non un colore zaffiro, e avete ragione, in effetti è una tinta che mi piace, ma non è la mia tinta, eccolo qua, ammetto che non è la mia tinta preferita, sono sempre onesto verso me stesso, ovviamente sto scherzando, però lo dico perché ritrovando le mie impressioni scritte nei vari appunti che lascio a distanza anche di anni, vedo che sono coerente, quindi tutto sommato i gusti non si cambiano molto poi nella vita. Vi faccio vedere su un'altra carta, che è la carta del Fabriano e Cocoa, quindi una carta molto più calda come temperatura colore, come fondo della nostra carta. Si apprezza ancora meglio la tinta di questo inchiostro, perché crea un contrasto molto gradevole, anche molto raffinato, fra questo crema leggerissimo che è il fondo della carta e questo zaffiro o zaffiro, perché si può dire un po' in tutti e due i modi,
di questo inchiostro della Edelstein. La capacità coprente è molto elevata perché pur essendo un inchiostro tutto sommato leggero, cioè non così fitto, vedete che copre ampiamente qualsiasi tipo di carta, e questo a testimonianza della qualità del pigmento. Anche sul pennino extra fine, come vedete, in combinazione di una rigatura si riesce a leggere molto bene. L'ho messo a confronto anche con qualche altro blu, giusto per darvi un'idea, anzi qui già su questo quaderno ce ne sono parecchi, allargo un pochettino giusto per, vediamo se c'è qualcosa anche qua. Si parte dal Majestic, beh, da quello più scuro per esempio, che è questo, il Sargasso Sea, a quello Cross, ma come vedete il Pelikan Saphir si fa notare, cioè è uno di quegli inchiostri che comunque colpisce subito l'occhio. Se avete un po' di familiarità lo rilevate immediatamente. Non a caso trovo qui il Bay State Noodlers perché per qualche lontano motivo può anche richiamarlo, dopo lo vedremo in un test ravvicinato, e poi tante altre tonalità di blu che fanno la felicità di noi appassionati. Vediamo se ce l'ho anche qua fra questi, però giusto per darvi un'idea, questa è una carta Clairefontaine, questa è una carta Rhodia, vedete che è abbastanza diverso da molti altri blu, può richiamare un pochettino questo Visconti, anche se il Pelikan ha un netto viraggio verso il viola. Vediamo da quest'altra parte che cos'ho, eccoli qua. Questo sempre la nostra carta con un bel po' di blu, ma non ce n'è nessuno che gli somigli da vicino. Eccolo qua. E allora ho preparato per voi anche quest'altro riscontro con il 4001 blu, che è il Royal Blue, sempre Pelikan, per apprezzare più le differenze, perché qualcuno, non ricordo se sotto qualche video oppure in un corso, mi diceva ma è simile abbastanza. Secondo me no, non è simile. Può, diciamo, ricordare per scorrevolezza, forse per un po' di qualità, ma il Saphir Edelstein è nettamente superiore sotto molti aspetti. Secondo me è, per eleganza fra tutti e qualità della formulazione, ma anche, come potete vedere, il timbro è ben diverso. Ora che si è asciugato un po', vi ricordate quel segno che avevo fatto, questa gambetta qua che avevo fatto prima col pennino B? Guardate già come è diventata più simile al colore generale ed è passato soltanto, insomma, 5-6 minuti la durata del video. Ancora per mostrarvi, ma devo prendere un altro blocco, come possa ricordare per certi versi il Bay State Noodler. Qui siamo su una carta Rhodia, vedete che tutto sommato c'è qualcosa che può richiamare i due colori. Questo è il Bay State, questo è l'Edelstein Saphir. Forse questa lieve, ma dico proprio lieve accenno che anche il Noodler ha al violetto, e quindi ecco che diventano abbastanza simili. Lo troviamo anche qua in quest'altra tavola, dove però è stato anche posto a confronto giustamente con un altro zaffiro, l'Eclat de Saphir della Herbin, un altro inchiostro molto, molto bello, molto, molto ben centrato, e che vedete tutto sommato, ora sono anche all'interno del nylon, quindi forse acquistano un po' di brillantezza in più, però come vedete sono abbastanza simili l'un l'altro. Quindi per esempio potrebbe essere un utile suggerimento per, sapete che questo Bay State è il classico bello e dannato, è un inchiostro maledettamente bello, ma è anche dannato perché ha la capacità di incrostare come pochi altri le nostre penne stilografiche. Era questo che volevo farvi vedere, eccolo qua, ancora una volta l'Eclat de Saphir, che su una carta, anche questa è un'altra carta Rhodia, scusate, una carta Fabriano Traccia, richiama molto da vicino il nostro inchiostro Edelstein, come vedete 1 e 2. Questa è una carta con un tono più caldo, il Fabriano Traccia, ma come vedete sono molto vicine, quindi ancora una volta potrebbe essere un suggerimento per dire non voglio spendere tutti i soldi che mi costa un calamaio Edelstein, ma voglio trovare un inchiostro con una formulazione altrettanto valida e soprattutto un inchiostro valido come sappiamo essere gli Herbin. Ecco, potrebbe essere un suggerimento oppure un modo per
cambiare un pochettino quello che è una tonalità che a qualcuno piace molto. Abbiamo già visto che non passa la carta, neanche quelle diciamo più basiche. Qui dove ho marcato tanto possiamo forse trovare un accenno, come vedete, ma insomma il foglio resta spendibile assolutamente da entrambi i lati. Quindi, cari amici, non resta che salutarvi e darvi l'appuntamento ai prossimi video. Ciao a tutti!